Ci hanno svegliato alle 3:30 del mattino e sono 30 minuti che corriamo in mezzo alla montagna per raggiungere una delle 6 trappole da lupo che il gruppo faunistico del Parco Nazionale della Maiella ha piazzato nella terra dei lupi. Qualche volta succede che la trappola scatti da sola o che al cappio ci sia un cinghiale, ma questa volta il lupo c'è. Questa prima visualizzazione dell'animale serviva a stimare il peso bene, no? Sì. Quindi adesso abbiamo stimato un 20-25 kg. In silenzio, parlando a bassa voce per non stressare l'animale, il gruppo si mette a lavorare e a preparare tutto quello che serve per narcotizzarlo. Allora, vedi, qua non ci sono traumi. Tutto questo sangue che vedi qua è della bocca. Sì. Questo c'ha 13 mesi. Peserà sui 22 kg. Diciamo che è coerente, la dentatura è coerente anche con la stazza. Il pelo è bello. Bellissimo. C'ha proprio il manto, come dire, fenotipicamente del lupo classico. C'è la mascherina, che è una mascherina tipica, la colorazione qui sopra la testa, le barre nere sulle zampe davanti. Si tratta di una giovane lupa probabilmente appartenente al branco che vive in questo territorio. Hanno allestito un vero e proprio campo medico a cielo aperto e mentre vengono monitorati tutti i segnali vitali della lupa, ognuno per la sua competenza si è messo a lavorare. I veterinari per le analisi mediche, le campionature di sangue, i biologi per la preparazione del radiocollare e la sua applicazione per le misure tassonomiche che vengono riportate sulla scheda. Hanno un'ora di tempo prima che alla lupa venga iniettata la sostanza che la risveglierà e si muovono l'uno a fianco all'altro in perfetto sincronismo. Del resto sono un gruppo fortissimo. Hanno catturato e collarato con successo 13 lupi della Maiella di 6 branchi diversi negli ultimi 8 anni e non c'è gruppo al mondo che abbia ottenuto questi risultati. Un po' di tentativi e mano a mano che riprende il controllo degli arti la lupa si allontana nel bosco. Missione compiuta e un'altra valanga di dati a disposizione degli studiosi che verranno trasmessi dal radiocollare. Questa la chiamiamo quindi presa diretta. È una femmina di 13 mesi, quindi giovane e piena di futuro. È bellissima la terra dei lupi. Del resto siamo in uno dei parchi più belli d'Italia, il Parco Nazionale della Maiella, nell'Appennino centrale abruzzese, confinante con il Parco Nazionale d'Abruzzo e con quello del Gran Sasso, un territorio forgiato da forze immense, quelle che hanno spinto fino a 3000 metri le montagne e quelle dei ghiacciai che hanno occupato per intero queste valli, erodendo le montagne e rendendole tonde e dolci. È un paesaggio questo che sembra costruito da giganti per giganti. Guardate che canyon ha scavato il fiume Orta, centinaia di metri di dislivello e il massiccio montuoso spaccato in due. Nel territorio che stiamo attraversando, grazie ai parchi, la presenza dell'uomo è ridotta al minimo e per questo è diventato zona di riproduzione ed è stato stabilmente colonizzato da cervi, camosci, lupi, un patrimonio di biodiversità di importanza mondiale. Ancora più importante se si pensa che nell'area del Parco della Maiella insistono 39 comuni e Pescara, Chieti, tutti i comuni della costa e l'Aquila sono a poche decine di chilometri. È incredibile che in questi territori si siano stabiliti più di 100 lupi, lo stesso numero che si trova nel parco di Yellowstone negli Stati Uniti, che però è 10 volte più grande e in gran parte disabitato. Tutto questo è merito del lavoro del gruppo faunistico del parco, che ha vissuto per 8 anni vicino alla fauna e ne ha studiato i numeri, le condizioni di salute e di vita, fino a conoscere con precisione i posti che i lupi e gli altri animali frequentano. Noi abbiamo messo il filo spinato così quando l'orso si gratta lascia dei peli. E questi peli vi servono a voi per capire che è passato? Per capire che individuo è. Quindi facciamo l'analisi genetica e vediamo se è maschio o femmina, se è un individuo che è già noto. E qui si incrociano tutti?
Cioè, qui passa l'orso, qui passa il lupo. Questo diciamo in particolare è un punto di passaggio tra due valli, questo è un piccolo valico Sì. e di conseguenza si è utilizzato sia da orsi che da lupi. Ecco perché la biologa Giovanna Di Domenico ha messo qui una delle 6 trappole per lupo. Qui si è scoperto un pochino il laccio, vedi che si vede? Perché ha tirato vento stanotte. L'esca che ha tradito la lupa presa diretta è questa. Sono escrementi di lupi di altri branchi. Noi abbiamo messo la trappola qui al centro, ci sono queste piantine che c'erano anche prima, quindi il sito di fatto è rimasto inalterato, che fanno un po' da invito, nel senso se il lupo arriva questa piantina un po' lo obbliga a mettere il piede qui, no? Perché Ovviamente. lui arriva perché sente l'odore e vuole andare a annusare. Esatto, esattamente. Per disarmare la trappola Giovanna Di Domenico si deve coprire tutta. I lupi hanno un fiuto incredibile, basta una goccia di sudore per tenerli lontani e compromettere per sempre il sito. Ci sono questi pezzetti di vetrap che servono perché quando il laccio si chiude intorno alla zampa crea dei piccoli spessori e quindi fa in modo che il sangue, che la circolazione non venga interrotta. Senza di questi altrimenti tutto il laccio aderirebbe alla zampa e quindi questa è un'ulteriore misura di sicurezza che noi mettiamo. Il gruppo faunistico sa tutto sui 10 branchi di lupi, quanti sono, cosa mangiano, come stanno e quanti cuccioli hanno fatto. E tutto questo perché li hanno seguiti nei loro spostamenti con i radiocollari, li hanno filmati con le fototrappole e sono immagini bellissime. E per capire dove sono le tane li richiamano la notte. Ma il monitoraggio si estende anche alle prede, agli ungulati e in particolare a quelli più difficili da avvicinare, i camosci. E per sapere quanti sono devi andare dove loro vivono, sulle cime delle montagne. Sono le 5 del mattino e in questo momento ci sono 4 squadre come la nostra che stanno risalendo la montagna da vallate diverse, tutte in contatto radio tra loro. A noi è toccato di salire verso il monte Acquaviva, la seconda cima della Maiella a quota 2707 metri sul livello del mare. Una scarpinata che ci regala però dei paesaggi meravigliosi. È questa la terra dove i camosci si sono insediati. Prima del loro arrivo queste montagne erano vuote, adesso i canaloni, i gruppi di rocce sono pieni di vita. I camosci sono molto sospettosi, si tengono a debita distanza da noi e quando li incontriamo più da vicino lanciano subito l'allarme al branco con questo piccolo grido. Le femmine che stanno sulla cima lo hanno subito avvertito e ci guardano sospettose. Ecco perché non si possono contare da un elicottero o da un aereo, scapperebbero e si nasconderebbero alla vista. Non c'è altra strada, bisogna contarli uno per uno. Anche i camosci vengono narcotizzati, collarati e poi rilasciati. E i dati elaborati dal gruppo faunistico ci dicono che l'esperimento sta funzionando. La reintroduzione dei camosci sta salvando la montagna in alta quota. Il camoscio svolge sia il ruolo di preda per i lupi, per le aquile, ma anche quello di far sì che le praterie montane si mantengano inalterate negli anni. E come li mantengono i pascoli? Brucando? Brucando e fertilizzandoli, il camoscio sta ricontribuendo ad arricchire gli ambienti montani. Questa è la foresteria, il centro di appoggio per il gruppo faunistico quando si fanno le attività di ricerca sul campo, cioè praticamente tutto l'anno. Qui c'è anche un piccolo ambulatorio veterinario
e in questo ufficio vengono raccolti tutti i dati. Per esempio, che cosa mangiano i lupi? E studiando l'alimentazione di questi lupi ci siamo accorti come il 95% delle prede sia costituito da animali selvatici, quindi cinghiale, capriolo e cervo, in alcune aree anche camoscio, e le specie di domestici sono in percentuali intorno al 5%. Sì. Vi ammazzano molto i vostri lupi? C'è molto bracconaggio? Beh, oltre la metà dei lupi che abbiamo studiato sono morti per causa umana. Cioè è grave però che il 50%, perché È vuol un dire che numero mette a molto rischio alto. proprio Esatto. l'esistenza dei branchi. Se pensiamo che l'uccisione di un animale leader può far completamente esplodere quel branco, nel senso, una volta che viene a mancare la guida, l'animale esperto, quello che sa dove cercare le prede, quando cacciare, può determinare la completa distrutturazione del branco. È sempre l'uomo il fattore che altera il sistema fino a distruggere la biodiversità che ci circonda. Siamo arrivati fino a quassù perché il gruppo faunistico sta seguendo le tracce di una lupa e del suo branco a cui hanno messo il collare l'anno scorso. La lupa è ferma sotto quelle piante ed è da 2 giorni che sta così, da quando cioè è scoppiato un grosso incendio. E questo è un branco che si è allontanato dal parco, sconfinando in una zona molto abitata, e lo ha fatto ancora una volta per colpa dell'uomo. Quello di cui si nutrono sono scarti alimentari dovuti a azioni illegali dell'uomo. Abbiamo riscontrato addirittura degli allevamenti industriali di maiali che si liberavano delle carcasse semplicemente scavando dietro alle loro strutture dei buchi e li buttavano lì. Tra l'altro inquina, no? Anche perché quelli comunque erano animali morti probabilmente di patologie. Questo distrugge anche il branco in un certo senso, perché Esatto. trasforma i lupi in predatori solitari, insomma in raccoglitori di immondizia. Certo, sì, si perde il ruolo ecologico del branco, infatti questi animali spesso li vediamo da soli. Senta, perché la presenza di un branco di lupi è importante per noi? Senza i lupi questi boschi che vediamo sarebbero completamente distrutti dal brucare dei cervi, o questi terreni sarebbero completamente arati dall'attività dei cinghiali. I lupi contribuiscono tantissimo a mantenere gli equilibri. Nelle nostre faggete non abbiamo nessun danno di sovrappascolo, di sovrasfruttamento della rinnovazione forestale, cosa che invece sulle Alpi succede tutti i giorni e dove anche all'interno dei parchi nazionali si è costretto a abbattere i cervi. Senza di loro questa terra sarebbe più povera. Cioè, diciamo che si rompe l'ecosistema fino alla sua distruzione nel tempo. Beh, c'è uno scrittore scozzese che ha paragonato i lupi a dei pittori, dicendo che la loro presenza fa sì che la natura si riempia di fiori e di vegetazione. Lì in Scozia hanno un problema di una sovrabbondanza di cervi che praticamente brucano a raso il suolo, e questo scrittore ha questa bella immagine. 1 mese e mezzo dopo torniamo sulla Maiella perché vogliamo avere notizie della lupa presa diretta, ma troviamo questa brutta sorpresa. Il Monte Morrone è in fiamme e da parecchi giorni e sono 2500 gli ettari di bosco andati in fumo proprio nel territorio dei lupi.